Ciao, benvenuti nel canale e bentornati. Se sei nuovo ti invito a iscriverti al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati nel canale. Ti invito a lasciare un bel pollice alzato, un bel commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata, e lasciami anche un bel hype perché serve per l'algoritmo per farmi conoscere il più possibile da più persone, e condividi il video nei tuoi social con i tuoi amici. Oggi andiamo a sfogliare la mia boutique, purtroppo in ritardo, ma non è colpa mia perché purtroppo ci sono state delle problematiche con le spedizioni, che è di luglio 2026. Come primi abiti abbiamo l'abito numero 01, che è a 3 stelline di difficoltà, è veramente molto 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 femminile e molto bello. Diciamo che starà bene a tantissime forme del fisico, va dalla taglia 38 alla 44 ed è stato utilizzato come tessuto un tessuto Vichy bianco e lilla. È lungo fino alla caviglia, lo puoi fare anche più corto volendo, ed è caratterizzato da questo scalfo all'americana che lascia appunto la schiena completamente scoperta. Ecco qua il figurino. Meravigliosa è anche la camicia, che è la numero 02, ha 2 stili di difficoltà, taglia dalla 40 alla 46. È stata realizzata in voile dalla linea molto ampio e con collo a laccio da annodare e maniche morbide. Vedi, le maniche sono molto ampie con un polsino allo stesso abbastanza alto, da portare anche aperta sopra un top minimal per un mood molto attuale. Come tessuti alternativi puoi utilizzare la mussola di cotone, appunto la tela di lino, il satin, tela fluida, cadì oppure trasparenze come l'organza, il chiffon e georgette. Qui abbiamo degli short che sono il numero 3 e sono a 2 stelline di difficoltà, sono state realizzate in gabardine elasticizzato bianco. Aderenti, e la caratteristica sono questi pannelli asimmetrici nella parte del davanti che sono sovrapposti, e poi un'altra caratteristica è il dettaglio del gioiello, che puoi vedere questo dorato in vita, che danno, diciamo, un look più sofisticato. Tessuti alternativi, il raso, il cadì, la tela di mistolino, tutti, mi raccomando, elasticizzati. In questa pagina invece abbiamo il giubbino numero 04 che va dalla 38 alla 44, sempre di questo colore lilla bellissimo, è stato realizzato in tela grezza di misto viscosa. La culisse è regolabile e le maniche sono trasformabili a 3/4 e un capo versatile, molto molto femminile e veramente molto carino. Come tessuti alternativi puoi utilizzare lo shantung, il twill, gabardine e cadì opaco. E guardiamo questi pantaloni veramente molto belli, molto femminili anche questi, rimangono a vita bassa, sono il numero 05, a 3 stelline di difficoltà e vanno dalla taglia 38 alla 44. Leggermente svasati al fondo, con linea aderente nella parte alta, ideale per slanciare la figura, quindi veramente molto femminili, molto carini, quindi vi farà sembrare più alte. Come tessuti gabardine, twill, tela di cotone, mistolino o shantung. Mentre in questa pagina abbiamo la camicia che vediamo qua, che è la numero 06, a 3 stelline di difficoltà, le taglie dalla 40 alla 46. Allora la vediamo nel dettaglio. È stata realizzata in viscosa con linea aderente, il colletto accentuato e dettagli western, perfetta per il look dal carattere deciso ma femminile. Tessuti alternativi, il crepe de chine, il cadì, tela fluida e satin e crepella. Vediamo qui il figurino. Ecco qui il figurino. Gonna numero 07, a 3 stelline di difficoltà, taglia dalla 40 alla 46, leggero gabardine, longhette e filto portafoglio, quindi non ha un portafoglio, non è a portafoglio, è finto, quindi volendo puoi fare semplicemente anche una gonna tutta unita, volendo, se non ti piace le gonne a portafoglio, per esempio a me non piacciono molto. È molto elegante perché ha questo fiocco che cade, che è fissato, che cade sul fianco destro, quindi è molto elegante. Ovviamente puoi decidere di farlo o non farlo il fiocco. Qui abbiamo la blusa numero 08 a 3 stelline di difficoltà,
Va dalla taglia 40 alla 46 ed è stata realizzata in tela di mistolino, dalla linea come puoi vedere morbida, con volant nelle maniche e la coulisse in vita, che puoi quindi regolare a tuo piacimento, quindi lasciarla un po' più stretta, un po' più larga, a tuo piacimento. Ha un bello scollo a V che tende ad allungare il collo e la figura, ed è di un rosa stupendo. Come tessuti puoi utilizzare la tela fluida, satin, crepella, twill, tela di misto cotone, poplin o piqué. Abito numero 09 a 2 stelline di difficoltà, taglia dalla 40 alla 46, è stato realizzato in tela fluida di viscosa bianca. Abito rimane molto lungo, con delle spalline sottili e delle balze leggere e morbide, come puoi vedere 2 balze proprio che partono dall'orlo, e poi ci sono le 2 balze. Ovviamente puoi farne anche solo una se la vuoi più corta, oppure puoi anche non farla, quindi puoi realizzare con lo stesso cartamodello modelli diversi, ecco, per occasioni ovviamente diverse. A me piace sinceramente molto questo che rimane lungo. Come tessuti puoi utilizzare il cadì, il raso, il crêpe de chine, crepella, tela di lino, garza di cotone, insomma puoi veramente sbizzarrirti. Qui abbiamo la giacca numero 10 a 3 stelline di difficoltà. La giacca va dalla taglia 42 alla 48, è stata realizzata in un cotone elasticizzato, linea aderente con revers, che rimangono diciamo piccoli e classici, e la manica a 3/4. Ovviamente se ti piace puoi anche allungarle le maniche volendo. È il blazer perfetto per dare struttura ai look più soft, ideale anche spezzato su un denim chiaro o pantaloni fluidi. Qui ci consiglia la mia boutique, assolutamente d'accordo. Mentre qui abbiamo questi pantaloni che sinceramente non mi piacciono molto, abbinati, che sono il numero 11 a 2 stelline di difficoltà, vanno dalla 42 alla 48. La linea, come puoi vedere, è giappo, quindi ispirata agli abiti giapponesi, ampia e bombata. Sinceramente a me non piace, è semplice da realizzare perché comunque ha 2 stelline. Nella parte di dietro abbiamo l'elastico, quindi anche facile da indossare, è anche molto comodo, però la linea mi dispiace, non mi piace assolutamente. Mi piacciono i pantaloni dritti tradizionali. Bellissimo questo abito che vediamo qua, ed è il numero 12 a 3 stelline di difficoltà, va dalla 42 alla 48, è stato realizzato in tela di misto cotone o il lino bianco. Puoi utilizzare un lino, ma mi piace moltissimo l'idea di utilizzare come tessuto per la cintura da annodare in vita lo stesso colore dei bottoni, veramente bellissimo. Tra l'altro questo colore, che è un panna barra cru, non saprei come definirlo, è molto bello abbinato a un rosa antico. Anche la borsetta dello stesso colore è veramente stupendo. Come puoi vedere rimane bello scollato con questo elastico inserito all'interno della coulisse, elastico che è stato inserito anche nella manica, che rimane un po' bombata, e poi tagliato sul davanti con asole e bottoni, chiuso con asole e bottoni. Rimane lungo, però volendo puoi fare delle modifiche. Come puoi fare? Allora, prima di tutto, se non vuoi che sia tagliato nel davanti con asole e bottoni, lo puoi fare unico, prima di tutto. Poi invece quindi puoi fare così. Per quanto riguarda invece la modifica dell'abito, puoi farlo anche più corto, quindi fare una blusa, quindi da abito a blusa. Per esempio a me il modello mi piace veramente tanto, mi farei una bella blusa bellissima, indossata anche con i pantaloni, con i jeans, veramente, ma anche all'interno dei pantaloni a vita alta, è veramente stupendo. Qui invece abbiamo una moda, diciamo, red e white, qua è chiamata. C'è questa gonna che a me non piace, perché a me la simmetria non mi piace, ma è una cosa mia personale. La numero 13, a 3 stelline di difficoltà, la gonna asimmetrica, che va dalla 40 alla 46, ed è stata realizzata in gabardine elasticizzato. Le lunghezze ovviamente sono irregolari, a me non piace, non mi starebbe neanche bene, ecco, una gonna del genere, a dire la verità, non mi piace, non mi starebbe bene.
però fammi sapere nei commenti se a te piace, perché poi chiaramente i gusti sono diversi da persona a persona. Per quanto riguarda la camicia, abbiamo questa numero 14, a 3 stelline di difficoltà, va dalla taglia 40 alla 46, in tela di mistolino, è viscosa, corta e morbida, con manica ampia arricciata e rimane molto fresca, chiaramente più lunga nella parte davanti rispetto alla parte del dietro, è molto particolare, volendola poi anche allungare e pareggiare, volendo, se ti piace la linea con queste maniche molto voluminose. Come tessuti puoi utilizzare alla tela, per esempio ho sostituito alla tela la batista, piché, mussola, tela fluida e anche il raso. Anche qui troviamo dei modelli che sinceramente a me non piacciono, mi dispiace, ma io sono sincera, ed è il numero 15 che ha 4 stelline di difficoltà, la camicia che va dalla taglia 38 alla 44, con i bottoni nella parte del davanti, colletta alla coreana e il fondo leggermente più lungo dietro rispetto alla parte del davanti, con degli spacchi che rimangono arrotondati. Qua noi li vediamo solamente nel figurino, questo è il figurino, abbinati agli short che sono numero 16 a 3 stelline di difficoltà, taglia dalla 38 alla 44, ed sono stati realizzati in pesante tela di cotone elasticizzata, quindi rimangono molto corti, con la cintura, con la patta, con il lampo, diciamo sono short normalissimi che puoi realizzare, sono carini questi anche realizzati per esempio in jeans per l'estate. Abito numero 17 a 2 stelline di difficoltà, è il mini abito bianco che vediamo qui, va dalla taglia 42 alla 48 ed è stato realizzato in twill di cotone elasticizzato, dalla linea a trapezio, con spalle leggermente scese e volumi puliti, fresco e versatile. Puoi anche allungarlo volendo, quindi farlo più lungo, qua ovviamente rimane corto, puoi farlo anche più lungo e poi anche indossarlo con una cintura se vuoi mettere in evidenza la vita. Qui è la moda uomo, abbiamo il numero 19, la giacca camicia taglia dalla 46 alla 52 a 4 stelline di difficoltà ed è stata realizzata in tela di mistolino bianca, destrutturata e leggera con dettagli utiliti. Ha le taschine nella parte del davanti, te la faccio vedere da vicino con il modello. Costume boxers è il numero 18 a 2 pallini stelline di difficoltà ed è stato realizzato in nylon opaco classico dalla vestibilità essenziale, quindi adattissimo quindi per il mare. Camicia numero 20 a 3 stelline di difficoltà, va dalla taglia 48 alla 54, è stata realizzata in popeline terracotta con dettagli arancio, bottoni a pressione, tono su tono, 2 belle tasche nella parte del davanti e rimane abbastanza aderente. Mentre in questa pagina abbiamo il pantalone numero 21, 3 stelline di difficoltà, è stato realizzato in jersey elasticizzato dalla linea jogging, quindi è veramente molto comodo da indossare, ha una cintura elastica in vita, lo puoi realizzare anche in maglia o licra, però l'importante è che siano tutti elasticizzati, abbinati al jersey per la fodera della tasca. Numero 22, 3 stelline di difficoltà, la giacca camicia taglia dalla 46 alla 52, in leggera felpa elasticicizzata. Pantalone numero 23, pantalone cargo, taglia dalla 46 alla 52, è stato realizzato in cotone elasticizzato dalla linea cargo appunto e rimane asciutta, versatile, dal gusto urban, contemporaneo, facile da abbinare a bianco e cru e toni militari. Qui abbiamo vari modelli che a me sono piaciuti veramente tanto. Partiamo dalla giacca, che è la numero 24, a 3 stelline di difficoltà, va dalla 40 alla 46, che è stata realizzata in maglia compatta elasticizzata. Un colore stupendo, vediamo che ha 2 bottoni nella parte del davanti, ha un classico revers e rimane diciamo molto pulita come stile. Come tessuti alternativi puoi utilizzare il jersey sgarzato, tutti l'importante è che siano elasticizzati. Mi ha colpito particolarmente la gonna numero 25 a 3 stelline di difficoltà, va dalla taglia 40 alla 46, è stata realizzata in maglia compatta, zip esterna dai dettagli dorati. Tubino veramente glam, molto molto bello, mi piacciono tutti questi dettagli molto carini sia nella parte del davanti che nella parte del dietro. Qui vediamo il figurino, questa è la gonna da dietro, veramente molto molto bella. Mentre qui abbiamo la t-shirt numero 26,
A 2 stelline di difficoltà la t-shirt va dalla 42 alla 48 in jersey bielastico, molto carina perché come puoi vedere cade molto morbida, ha lo scollo bello profondo, le maniche corte che eventualmente le puoi fare anche più lunghe e poi la caratteristica che la parte del davanti è leggermente più corta rispetto alla parte del dietro. E questo è il figurino. Qui abbiamo la camicia numero 27 a 2 stelline di difficoltà, taglia dalla 42 alla 48. È stata realizzata in tela di cotone, smanicata, collo alla coreana, minimale ma ricercata ed è perfetta per un outfit ton su ton. I tessuti alternativi che puoi utilizzare sono il battista, il poplin, piqué, ramier, shantung e taffetà, abbinata al pantalone che è veramente bellissimo. Questi pantaloni sono il numero 28, sono a 2 stelline di difficoltà, vanno dalla taglia 42 alla 48 e sono stati realizzati in cadì leggermente elasticizzato, dalla linea morbida e fluida. Sono eleganti, però sono anche facili da indossare anche in occasioni più casual, quindi sono molto versatili come dei pantaloni. Per quanto riguarda i tessuti alternativi, puoi utilizzare il doppio crepe, il satin, la crepella, tela fluida, gabardine, leggermente però elasticizzati. Abito numero 29 ha 4 stelline di difficoltà per cui è un pochettino difficile. È stata realizzata in tela di misto cotone con tagli strutturati e fondo asimmetrico. Rimane leggermente più corto dietro rispetto alla parte del davanti. Questo è il figurino, rimane accollato ed è tagliato nella parte del davanti e chiuso da asole e con asole e bottoni. Qui abbiamo la giacca numero 30, questa è la moda curvy. Abbiamo la giacca numero 30, 2 stelline di difficoltà, taglia dalla 48 alla 54 ed è stata realizzata in gabardine di ispirazione vintage anni 80. Linea asciutta, costruita perfetta per dare carattere anche ai look più essenziali. Veramente, vabbè, è una, diciamo, una giacca molto semplice, molto molto bella. È la gonna che a mio parere puoi realizzare anche in un tessuto di denim ed è la numero 31 a 3 stelline di difficoltà, va dalla taglia 48 alla 54. Qua è stata realizzata sì in denim, però rosso. Puoi utilizzare anche un denim, color denim proprio, quindi blu. Puoi utilizzare anche il gabardine, il rasatelo di cotone, shantung e taffetà. Tutti, mi raccomando, devono essere elasticizzati. La canotta è la numero 32, 2 palline di difficoltà, le taglie dalla 46 alla 52, è stata realizzata in rasatello elasticizzato dalla linea sartoriale aderente, smanicata, come possiamo vedere, e ha uno scollo accollato. Puoi anche modificare il cartamodello volendo, facendo uno scollo più profondo e rimane, diciamo, morbida, caratterizzata da pants sia nella parte del davanti che nella parte del dietro. Qui abbiamo un abito veramente molto carino, numero 33, a 3 stelline di difficoltà, va dalla taglia 46 alla 52, è stato realizzato in misto cotone di lino, dalla linea a sacchetto con cintura coordinata e che mette in evidenza la vita. È tagliato nella parte del davanti fino a qui ed è chiuso con asole e bottoni. È perfetto sia per il giorno, con per esempio le sneakers, oppure i sandali, oppure con dei sandali eleganti, diciamo per la sera, come in questo caso che è stata abbinata a dei sandali eleganti. La casacca è la numero 34 a 3 segni di difficoltà, va dalla 46 alla 52 ed è stata realizzata in lino. Linea a kimono, a me solitamente la linea a kimono non mi piace, però a me questa mi piace veramente tanto. Questo è il figurino e lo puoi indossare anche con una cintura in vita che mette in evidenza appunto le forme, abbinata a dei pantaloni che vediamo qua, che sono il numero 35, sono a 3 stelline di difficoltà e vanno dalla 46 alla 52, sono stati realizzati in tela di lino, dettagli sartoriali classici, sono chiaramente dei pantaloni versatili, perfetti sia con i top neutri che con il coordinato per un look estivo più elegante. Fammi sapere quali sono gli abiti che ti hanno colpito di più, se comprerai la rivista in edicola o nei centri commerciali oppure online, la puoi trovare anche online. Mi raccomando, ti chiedo solo di lasciarmi un bel pollice alzato, un bel like e un commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino, per farmi sapere che sei passato, sei passata, hai visto il video, fammi delle domande, cerco sempre di rispondere a tutti, anche se a volte un po' in ritardo, però io rispondo sempre a tutte le vostre domande, dubbi,
domande, perplessità e via dicendo. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!